ti hanno fatto credere che la comodità sia qualcosa di oggettivo, qualcosa di universale, che vale per tutti e che sia anche sbagliata da perseguire. Ma in questa idea ci sono tantissime contraddizioni, oltre al fatto che è sbagliata. Quindi andiamo a smontare questa idea in questo nuovo episodio del podcast Comfort Zone, e quindi sigla. Immagina un mondo dove la crescita personale non richiede salti nel vuoto, dove il vero progresso avviene all'interno della tua zona di comfort, dove vivere appieno non significa correre senza sosta sulla ruota del criceto delle aspettative altrui. Se anche tu sogni questa realtà, sei nel posto giusto. Ti do il benvenuto in Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Buon ascolto. Comfort Zone. Comfort Zone. Comfort Zone. Ciao, io sono il dottor Emilio Gerboni, la guida per la tua evoluzione comoda, e in quanto tale oggi andiamo a vedere un'altra idea fallace della comfort zone, sulla comfort zone, su quello che è la natura della comodità e che diciamo che condiziona particolarmente il nostro modo di strutturare, costruire il nostro stile di vita, di vivere e di anche valutare la realtà con un criterio che spero e mi auguro che dopo questo episodio per te cambierà e che farà apprezzare maggiormente quelle che sono le qualità individuali di ogni soggetto, di ogni persona, e il rispetto verso le persone, che a mio avviso è qualcosa di veramente ancora lontano da raggiungere, perché noi ci trattiamo un po' come degli oggetti standardizzati per cui ci deve andare bene tutti la stessa cosa, come se fossimo tutti la stessa persona, quando nella mia teoria, diciamo così, per far capire un pochino meglio come effettivamente corrisponde meglio alla realtà, noi siamo un po' come degli animali diversi, cioè l'essere umano, noi ci identifichiamo tutti, in questo caso è proprio valorizzare le nostre differenze, no? Da una parte noi abbiamo questa lotta per cui cerchiamo di dimostrare che siamo tutti uguali, che abbiamo tutti lo stesso valore. Certo che abbiamo tutti lo stesso valore, ma nella differenza, non nell'uguaglianza, quindi va valorizzata la differenza, quindi è come se noi, nonostante apparteniamo tutti alla stessa specie, ecco, noi in realtà siamo come animali diversi, no? Quindi gli animali, categoria animali, del resto noi siamo anche animali, quindi ci apparteniamo anche noi, però non siamo tutti gli animali esseri umani. Gli esseri umani poi si dividono un po' come in Zootropolis, no? Dove tra l'altro il grandissimo protagonista è proprio il bradipo, il vero supereroe diciamo di quel mondo popolato da animali, dove tutti gli animali di razze diverse convivono e potremmo dire che quello è il mondo degli animali, quindi gli esseri umani sono come divisi in razze di animali specifici. Ci sono i bradipi, ci sono le tigri, ci sono i leoni, ci sono non lo so, ci sono i volatili, ora non volevo dire gli uccelli perché pareva per qualcuno malizioso, io ho capito, devo stare anche attento a vedere chi è malizioso tra i miei ascoltatori, ma insomma cerchiamo di capirci, insomma, se no, come diceva il grandissimo Lino Banfino, sono volatili per diabetici, ovvero cazzi ameri. No, bellissima questa battuta, retro, perché come sai io sono un semi-boomer che quindi ancora agganciato nostalgicamente non solo a Stranger Things, di cui abbiamo parlato nella puntata scorsa, ma anche a tutto il trash anni 70-80 di Lino Banfi e compagnia bella, più tante altre robe anche moderne, insomma io spazio, cioè non mi limito a un'epoca storica, non mi fisso, guai essere rigidi, no? Ho fatto anche l'episodio sulla rigidità, quindi devo dare l'esempio, non mi fisso su una unica cosa.
Comunque, per non perdere il filo, quindi stavamo dicendo che noi siamo tutti animali diversi, e questo già, se inizia a entrare nel tuo cervello, inizierai a capire che insomma ci sono delle differenze tra le persone, che non stai parlando un vero tuo simile nel senso stretto della parola. Va capita questa differenza. A cosa ci serve capire questo? Ci serve a capire il fatto che chiaramente, se noi effettivamente partissimo dalla premessa che siamo tutti della stessa specie, potremmo, nonostante delle differenze marginali, immaginare che ci siano delle cose che per una persona sono salutari e per altre sono veleno. Quindi no, ci sono degli animali che mangiano determinati cibi e degli altri animali invece che non trovano commestibili determinate sostanze. Ecco, per fare un esempio di differenze, no? Quindi se io oppure sono ghiotti di un determinato alimento, mentre altri animali non sono ghiotti per niente, gli schifo un'altra roba. Ecco, invece noi nel nostro mondo pensiamo che ci siano delle cose che siano comode per tutti, quindi l'emblema di quello che è considerata la comodità in quanto comfort zone, ad esempio, c'è il famoso divano, no? Il divano è come dire il simbolo della comodità. Però questo non è vero, nel senso che non esiste nulla di oggettivo, un oggetto che sia comodo per tutti. Non è una proprietà degli oggetti la comodità, ma bensì è la relazione di comodità o meno che può intercorrere tra noi e un aspetto della realtà. Ora, questa comodità non riguarda nemmeno soltanto gli oggetti fisici, ma riguarda anche le idee, i concetti, il modo i processi mentali, cioè quindi come ci troviamo a nostro agio, quindi con un rapporto appunto di piacevolezza nei confronti di qualsiasi aspetto della realtà, di esperienze, di situazioni, di contesti, di ambienti, di tipologie di persone, quindi soprattutto anche la relazione nelle relazioni umane con gli altri, e di conseguenza quindi non c'è una specifica elemento che abbia la proprietà intrinseca a se stessa di essere qualcosa di comodo. Anche il divano, la morbidezza è una proprietà, ma non è detto che questa proprietà sia comoda. Cioè, se ad esempio una persona invece si sente comoda nel movimento, no? Ci sono, che ne so, quelli che ad esempio il rilassarsi, questa cosa, no? Il concetto di rilassamento spesso è anche collegato, no? Correlato, associato alla comodità, e quindi io mi immagino nell'immaginario la comodità è stendersi su un lettino di fronte a una spiaggia paradisiaca con un bel cocktail, immobile per ore, finalmente mi posso svaccare e sonnecchiare, dormire e così via. Ma la verità è che per molte persone questo potrebbe rappresentare l'inferno, cioè invece che essere un'immagine di pace, di benessere e di appunto comfort, in realtà potrebbe essere proprio qualcosa di terribile da cui sfuggire a gambe levate. Immagina uno astemio. Non lo so se esistono gli astemi, dato che adesso diciamo che in questa epoca l'alcol è diventato appunto utilizzatissimo, per cui trovo difficile che ci siano ancora, cioè sono una minoranza. Adesso dovremmo faremo il Astemio Pride, non lo so, per proteggere questa minoranza. Comunque, a parte le mie super battute dementi, cioè, quindi il discorso qual è? Che stare immobile, che può essere visto come qualcosa di comodo, sul lettino che potrebbe essere comodo, in realtà è qualcosa che non è detto che sia comoda per tutti, e qualcuno lo potrebbe trovare addirittura una tortura. Così come
quello che viene visto come scomodo, per cui sempre parlando di vacanze, quindi anche la vacanza è visto come un concetto di comodità, ma spesso poi bisogna anche capire se io riesco a stare mentalmente, quindi in una condizione di comodità. Alla fine quello che più conta è la comodità mentale, quindi l'agio, la serenità, il fatto di essere diciamo collegati, allineati a quell'ambiente. Questa è una delle definizioni che ho messo anche nel libro nel mio libro La vita inizia nella comfort zone, di comfort zone, appunto, c'è un allineamento psicofisico ambientale, quindi non è qualcosa di esterno a noi intrinsecamente. Quindi io posso anche stare in una situazione che per me è comoda, ma se non sono allineato in quel momento mentalmente, fisicamente, emotivamente, non sto comodo. Quindi è un processo e non è qualcosa di fisso e statico. Quindi stavo dicendo che così come una situazione apparentemente comoda per definizione, per le sue proprietà, non è in realtà comoda, così qualcosa di scomodo, viceversa, è scomodo per tutti. Quindi, per esempio, sempre tornando al discorso delle vacanze, andare in campeggio. Per qualcuno andare in campeggio è effettivamente l'inferno, per altre persone è il massimo del divertimento, del piacere, la vacanza è in campeggio, quindi arrangiarsi, dover fare delle cose diciamo un po' approssimative, quindi appunto senza quelli che vengono definiti i comfort, quindi mi devo fare le cose da solo, mi devo arrangiare, mi devo saper sopravvivere. Quello per me invece è il massimo della comodità e della piacevolezza. E ora qualcuno potrebbe dire sì, ma non la puoi, il fatto che una persona stia bene là non lo potresti definire comodità, e semplicemente a queste persone gli piace appunto la sofferenza, no? Che ne so, come il maratoneta che soffre. E in realtà sì, diciamo che in questo caso non voglio espandere troppo il concetto, perché rimaniamo in un semplice episodio, e soprattutto comunque ti voglio far ragionare, quindi nemmeno dobbiamo ottenere delle risposte fisse. Però il discorso qual è? Che in realtà a noi interessa questo allineamento di cui parlavo prima, cioè il fatto che la persona si trova a suo agio, si trova comodo in quella dimensione, non c'è un elemento e anche se ci fosse un elemento comunque di sofferenza, sarebbe goduto, così come per esempio appunto nella sessualità esiste il rapporto sadomaso, dove una persona appunto gode soffrendo, quindi non è così lineare la situazione. Poi che ci sia un trascorso di natura traumatica e quindi una reazione, abbiamo fatto la puntata sull'ambiente e sul fatto che la crescita nella sofferenza non è un mito da smontare, quindi ti puoi andare a rivedere pure quegli episodi dove approfondisco questi aspetti qui. Però possiamo dire che ci sono persone, ad esempio, che dormono comodamente su un pavimento, o i fakiri che dormono sugli aghi, insomma su degli spuntoni, sui coltelli, e altre persone che invece senza il materasso memory foam iper adatto alla loro particolare schiena non dormono comodi o non riescono ad addormentarsi. È chiaro che riuscire ad espandere la propria comodità, quindi mettersi a proprio agio rispetto a tante realtà, contesti, situazioni, esperienze, è qualcosa di altamente auspicabile. Quindi noi possiamo modificare questo tipo di cosa, cioè andare oltre al limite di quello che per noi, altrimenti il nostro mondo è troppo ristretto se ci troviamo bene con due cose. Quindi dobbiamo proprio sviluppare questa abilità di metterci comodi nei confronti di queste realtà, per trovare un rapporto come dire, appunto di agio, che ci faccia stare bene rispetto a determinate cose che fanno parte della vita, altrimenti la nostra vita è assolutamente troppo limitata. Per cui questo cosa ci dice? Ci dice che noi non dobbiamo andare dal comfort al discomfort per crescere, ma ci dice che noi dal discomfort, cioè quando individuiamo una realtà verso la quale ci troviamo male, dobbiamo cercare di fare in modo che ci vada bene, che si sintonizzi, che si allinei a come siamo noi, quindi che ci sia un adattamento, non
come dire, il fatto che noi adattarsi, abituarsi significa che ci andiamo a compromettere e quindi che ci adeguiamo. No, che troviamo proprio un incastro intelligente, troviamo una sintonia con quella realtà e andiamo a rimuovere quelli che sono gli aspetti che ce la fanno vivere scomodamente. Ok, così come possiamo espandere il nostro gusto di alimenti, quindi invece che dire mi mangio solo il petto di pollo, mi piacciono i broccoli, mi piacciono degli alimenti, delle verdure che prima dei sapori, e chiaramente questo richiede un atteggiamento di accoglienza, di apertura, che fa sì che io riesca, invece che a forzare quell'avvicinamento a qualcosa, riesca invece ad aprirmi, e quindi la prima cosa da fare è proprio creare questo aspetto di accoglienza. Però il secondo livello nei confronti di qualcosa verso cui ci sentiamo scomodi è quello di andare a individuare quelle cose che non ci appartengono, quelle cose che non sono rientranti nella nostra vocazione, quindi capire ciò che invece dobbiamo realmente scartare dalla nostra vita e che quindi non fanno per noi, per cui riuscire a discriminare ciò a cui noi non dobbiamo assolutamente adeguarci, fare appunto come abbiamo fatto, mi pare anche in qualche altro esempio, in qualche altra puntata, dello spicchio di arancia che si inserisce in un aglio, no? Adattandoci, cioè tu non fai parte di quella realtà, quella cosa non fa parte di te, e quindi se non rientra nelle nostre predisposizioni e non rientra nelle nostre vocazioni, noi quella roba non la dobbiamo fare. Quindi se io sono un intellettuale non devo cercare di diventare a tutti i costi uno sportivo professionista, ma posso fare in quell'area quel minimo che mi serve per lo scopo di mantenermi in salute, ma per il resto io approfondisco e entrerò nel mondo dell'intellettualismo, leggendomi tanti libri, comprandomi libri e così via, per fare un esempio del fatto che una persona poi va a sviluppare la sua identità e a manifestarsi in quello che è il suo, e non dover diventare tuttologi dell'universo. Quindi spero che il concetto che la comodità non sia una proprietà ma sia una relazione ti sia arrivato forte e chiaro, e che la nostra direzione di vita è quello di metterci sempre più comodi invece che uscire dalla comodità per andare verso la comodità, che è un controsenso. Noi, se siamo nella scomodità, andiamo verso la comodità, non ci andiamo a cercare la scomodità. Questo sarebbe l'ambito. E ti dicevo all'inizio anche le contraddizioni, perché in realtà tutto ciò che noi creiamo cerchiamo di crearlo proprio per aumentare la comodità e che sia comodo alle persone, ma su questo magari ci farò anche un altro episodio. Quindi mi auguro che tu abbia ricevuto degli spunti utili in questo episodio di Comfort Zone. Ti abbraccio tantissimo, aspetto i tuoi commenti, le tue like, interazioni, condivisioni con amici che ti scassano, che ti dicono ma tu sei un comodone per questo, oppure dai, dovresti fare di qua e di là. Quindi usa le mie puntate come risposta, anche se diranno ma chi è sto fesso che c'ho di fronte, ma chi vuoi chi sia, e magari fagli vedere che qualche titoletto ce l'ho e che non sono un improvvisato guru scappato di casa, che è uscito come dire, come esperto di vita, non si sa quando ha vissuto questa vita, per cui ti saluto fortemente, sei Cusci Not Busci, e ci vediamo al prossimo episodio di Comfort Zone. Ciao! Avete ascoltato Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Per accedere ai contenuti extra del podcast, registrati gratuitamente sul portale della Scuola di Evoluzione Comoda di Quiet Mood all'indirizzo www.quietmood.academy. Se vuoi iscriverci, puoi farlo all'indirizzo email info@quietmood.it. Ti aspettiamo al prossimo episodio. Stay cushy, not pushy.